Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video parleremo di fotocamera all'interno di Second Life e tratteremo questo argomento nell'ambito della fotocamera di Filestorm. I comandi da tastiera di cui parleremo in questo video sono gli stessi che si possono utilizzare in Black Dragon Viewer. Quando dobbiamo fare una fotografia, uno scatto fotografico, abbiamo la necessità di trovare la posizione corretta per la nostra fotocamera. Una angolatura di fotocamera interessante può fare davvero la differenza tra una foto banale e una foto che ha sicuramente molto più significato e molto più fascino. Da questo punto di vista, quindi, è importante sapere come muovere correttamente la fotocamera attorno al nostro avatar, in alto, in basso, avere quindi padronanza sul movimento della fotocamera. Innanzitutto, il primo aspetto da ricordare è che premendo il tasto Alt noi abbiamo la possibilità, cliccando su un qualunque punto del nostro schermo, io in questo momento sto cliccando sul mio avatar, di andare a ruotare diciamo la fotocamera attorno al punto su cui ho cliccato. Quindi se premo il tasto Alt e clicco sul mio avatar, andando con il mouse in alto mi avvicino, con il mouse in basso mi allontano, con il mouse a destra o a sinistra ruoto attorno al mio avatar. Quindi questo è il primo comando, diciamo, da tastiera da ricordare, il tasto Alt, che ci permette di ruotare attorno al nostro avatar, di avvicinarci e di allontanarci. Un altro comando importante da ricordare che possiamo a questo punto aggiungere al tasto Alt è che premendo la combinazione di tasti Alt-Ctrl abbiamo la possibilità anche di ruotare la nostra fotocamera in modo tale da inquadrare la scena o dall'alto o dal basso, ottenendo anche in questo caso delle inquadrature molto interessanti. Quindi se ad Alt aggiungo il tasto Ctrl, aggiungo la possibilità da qualunque angolatura di poter inquadrare l'avatar sia dall'alto che dal basso. Se al tasto Ctrl e Alt aggiungo invece il tasto maiuscolo, a questo punto ho la possibilità di muovermi anche di muovere appunto la fotocamera complessivamente, quindi tutta complessivamente, in modo tale da scegliere l'inquadratura perfetta e di centrare esattamente quello che nell'ambito della mia scena desidero appunto andare a fotografare. Quindi ho la possibilità di spostare tutta la mia inquadratura verso l'alto, verso il basso, verso destra oppure verso sinistra. In realtà i comandi sono molto semplici perché sono in sequenza. Alt, come abbiamo detto, ci permette di avvicinarci, di allontanarci, ma anche di ruotare attorno al nostro avatar. Ctrl più Alt ci permette di fare tutte queste stesse cose, ma oltre a queste cose che ci permette di fare il tasto Alt, ci permette anche di guardare dall'alto o dal basso la scena. Se a CTRL e ad Alt aggiungiamo il tasto maiuscolo abbiamo la possibilità anche di muoverci completamente all'interno della scena in modo da centrare con maggiore precisione quello che vogliamo faccia parte della scena. Quindi questi sono i comandi principali della nostra fotocamera. Questi comandi che ho appena menzionato sono esattamente gli stessi che si possono ritrovare anche in Black Dragon Viewer. Un altro aspetto di cui dobbiamo parlare a questo punto è l'inquadratura dell'avatar. Infatti, se osserviamo con attenzione, l'avatar in questo momento, che è nella sua inquadratura di default, non è molto, diciamo, realistico, se vogliamo, perché la fotocamera inquadra il nostro avatar con una posizione, con una lente, diciamo, che lo distorce. Ne distorce la prospettiva, ne distorce le dimensioni. Insomma, una foto fatta così, diciamo che è una foto sicuramente amatoriale. Per creare un'inquadratura che sia più realistica e quindi che ci permette di vedere il nostro avatar in maniera corretta,
La soluzione migliore è utilizzare questa combinazione di tasti, portarci con la nostra fotocamera un pochino più lontano rispetto al nostro avatar e quindi attraverso i comandi CTRL e ALT ci posizioniamo e troviamo appunto la posizione giusta. E poi premendo la combinazione di tasti CTRL 0 lo facciamo per circa almeno 5 volte per avere una buona inquadratura. Ci rendiamo conto che facendo questo otteniamo un'inquadratura dell'avatar sicuramente migliore, quindi riusciamo a vedere il nostro avatar in una prospettiva decisamente migliore. Se osserviamo, ci rendiamo conto anche di un'altra cosa. Non soltanto abbiamo un'inquadratura migliore del nostro avatar, ma tutto ciò che stava alle nostre spalle improvvisamente sembra che si sia avvicinato. Quindi abbiamo una inquadratura che è completamente diversa rispetto a quella che avevamo prima. Se vogliamo tornare alla posizione di partenza perché non ci piace l'inquadratura che abbiamo scelto, possiamo farlo molto semplicemente premendo il tasto CTRL 9, la combinazione di tasti CTRL 9 e torniamo alla posizione di partenza. Se invece ad esempio facciamo la nostra inquadratura ravvicinata, quindi premendo più volte il tasto CTRL 0 e ci accorgiamo di avere un po' esagerato, però non vogliamo tornare alla posizione di partenza, ci basterà tornare indietro premendo la combinazione di tasti CTRL 8. Quindi riusciamo a tornare indietro quel tanto che basta da avere un'inquadratura che ci piace. Detto questo, volevo affrontare con voi un altro tema che penso sia importante. Avrete sicuramente notato che ci sono alcuni blogger che preferiscono prendere diciamo, lo scatto fotografico dell'avatar utilizzando un green screen. Per quale motivo preferiscono fare così? Perché preferiscono che lo sfondo sia, diciamo, inquadrato meglio utilizzando i programmi di grafica. Mi spiego meglio. Se io premo più volte la combinazione di tasti CTRL 0, sicuramente ho una visione migliore del mio avatar, ma si riduce notevolmente quello che io vedo del mio sfondo. Per esempio, io sapevo che nella mia posizione di base c'erano dei bellissimi negozi di minimal dietro alle mie spalle e qui i negozi di minimal si vedono veramente poco. Si vede il bellissimo albero di Natale di Apple Fall, si vede questa bellissima panchina innevata, ma non si vede, diciamo, bene lo sfondo, che invece è molto bello, di questi negozi di minimal. Allora, alcuni blogger che cosa fanno? Prendono la fotografia dell'avatar nella posa che preferiscono utilizzando un green screen. Separano l'avatar ovviamente dal green screen, fanno una foto a parte dello sfondo dove vogliono collocare l'avatar e con Photoshop fanno un lavoro di composizione fotografica. Allora, sono naturalmente delle scelte, sono personali, ognuno può decidere come meglio ritiene opportuno fare il proprio scatto fotografico. La mia opinione è che questa tecnica, per essere efficace, deve essere fatta veramente molto bene. Quindi occorre uno scontorno fatto veramente molto bene dell'avatar utilizzando la tecnica del green screen oppure utilizzando la tecnica semplicemente della creazione della maschera dell'avatar all'interno di Second Life, oppure utilizzando per esempio il metodo della Deep Map creato da Enio May, di tutte queste cose parleremo nella sequenza di questi video tutorial su come fare belle foto in Second Life. Però è anche vero che se, diciamo, non è fatta veramente bene, lo scontorno dell'avatar non è fatto veramente bene, è molto difficile avere una bella fotografia. Quindi, da questo punto di vista, se quello che voglio dire io non siamo proprio esperti di Photoshop e di fotografia in generale, forse è meglio osare di meno e magari non lanciarsi subito con la tecnica del green screen o con la tecnica della deep map o qualsiasi altro metodo che ci permette appunto di scontornare l'avatar rispetto allo sfondo nel quale siamo collocati. C'è un'altra strada per riuscire a controllare quello che è lo sfondo della fotografia
mantenendo la corretta posizione della camera sull'avatar senza utilizzare questa, diciamo, tra virgolette, complessa composizione fotografica attraverso il green screen. Come possiamo fare? Attraverso una semplice considerazione. Se è vero che nel momento in cui io premo più volte la combinazione di tasti CTRL 0, tutto quello che sta sullo sfondo, cioè tutto quello che sta dietro l'avatar, si avvicina, allora per avere una inquadratura maggiore delle cose che stanno dietro l'avatar, la soluzione più logica è allontanare l'avatar dallo sfondo che vogliamo inquadrare. In questo modo avremo una porzione di immagine che andrà a comprendere un maggior numero di elementi che stanno dietro l'avatar. Un esempio credo che sarà più che eloquente, molto più di 1000 parole. Se io mi sposto e ad esempio colloco l'avatar, ora sto un po' esagerando, colloco l'avatar in questa posizione, gli do una qualunque posa scegliendo LumiPro. Ho già parlato di LumiPro approfonditamente in un tutorial, ma ne parleremo ancora. In questo momento scelgo una qualunque posizione, serve esclusivamente per fare vedere quello di cui stiamo parlando. Allora, io inquadro l'avatar qui. A questo punto, nel momento in cui inquadro il mio avatar, voglio ovviamente una camera più realistica, ma voglio inquadrare una porzione di immagine maggiore. Come posso fare? Allora, avendo allontanato l'avatar dallo sfondo, premendo come sempre più volte il tasto CTRL 0, per esempio 5 o anche 6 volte, anche 7 a questo punto, anche 8 perché in realtà ci siamo allontanati, ecco che come vedete abbiamo questa volta sì l'inquadratura corretta del nostro avatar, ma abbiamo delle porzioni di immagine alle nostre spalle che sono decisamente più ampie rispetto a quelle che avevamo prima, proprio perché abbiamo allontanato l'avatar da quella che era la scena e quindi siamo riusciti a comprendere delle porzioni di immagine decisamente più ampie. Abbiamo quindi un'inquadratura molto più interessante, perché naturalmente comprende molti più elementi e quindi una foto che comprende molti più elementi è una foto ricca, è una foto interessante. Abbiamo le luci, abbiamo le ombre, abbiamo questo bellissimo effetto di neve, abbiamo due alberi di Natale, la panchina, il lampione, un altro albero illuminato dietro e abbiamo una porzione interessante di negozio che possiamo per esempio andare a inquadrare. Ovviamente possiamo spostare il nostro avatar come meglio riteniamo opportuno, in base alla nostra inquadratura, la parte che a noi interessa. Possiamo naturalmente andare a modificare, come sappiamo, meglio l'immagine, quindi andando a cliccare tutta la combinazione di tasti CTRL ALT e maiuscolo per muoverci più facilmente all'interno dell'immagine. In questo modo è impossibile che non riusciamo a trovare una posizione che ci aggrada. Ok, quindi diciamo che allontanare l'avatar dalla scena è una tecnica per riuscire a ricomprendere più parti, più porzioni di immagine che altrimenti resterebbero escluse attraverso una semplice, combinazione di tasti CTRL 0 se poi l'avatar è troppo vicino alla scena e quindi prenderemo una porzione di immagine molto limitata, con la conseguenza che avremo una fotografia poco interessante perché avremo una fotografia poco ricca. Ok? Quindi questo è diciamo l'aspetto che mi interessava puntualizzare per quanto riguarda il discorso delle combinazioni di tasti relativamente alla camera e quindi a quello che si può ottenere proprio attraverso l'uso della camera. Ci sono dei tool, adesso ritorniamo alla posizione diciamo di partenza, che sono molto interessanti e vi consiglio di provarli se avete voglia e se avete, non so, desiderio di spendere anche qualche soldino. C'è un tool che si chiama di FortWall, è un bellissimo tool di FortWall che si chiama Camera Angel Wood, che è particolarmente utile non soltanto per i video, ma anche per le foto. Che cosa fa Camera Angel? Una volta indossato, qui si può accendere o spegnere, diciamo, Camera Angel.
e cambia la posizione della camera. Ok, qui mi dice che è on in questo momento, ok. Premendo qui su play possiamo cambiare la posizione della camera, però dobbiamo ritornare, cioè dobbiamo essere certi che abbiamo, ecco, cliccato sul nostro avatar, perché se abbiamo mosso la videocamera con le classiche combinazioni di tasti non avremo nessun risultato. Camera Angel modifica la posizione della camera, dando spesso e volentieri un look cinematografico interessante. A volte può essere veramente molto bello, adesso non è questo il caso, ma mi trovo sulla mia Skybox, quindi non c'è niente di molto interessante qui, ma immaginate di utilizzarlo per esempio in una sim tutta bella, ben arredata, eccetera. E qui potrebbe essere molto interessante per trovare delle inquadrature un po' più originali dal solito, magari quando ci manca la fantasia, Camera Angel può essere sicuramente un ottimo modo per fare delle inquadrature non banali e più interessanti. Questa per esempio è molto carina. Ok, quindi questo è un tool che volevo suggerire adesso. Un'ultima osservazione che vorrei fare, poi non voglio annoiare più di tanto, è che bisogna fare un uso parsimonioso di questo strumento Ctrl 0. Allora, Ctrl 0 sicuramente è uno strumento che ci permette di avere una visione dell'avatar molto più efficace. Se il nostro scopo è quello di avere una prospettiva, cioè il nostro focus è sull'avatar, Ctrl 0 è imprescindibile. Però naturalmente distorce, come abbiamo visto, la prospettiva, quindi occorre, è importante farne un uso ponderato in relazione alla scena che stiamo andando a inquadrare. In FileStorm Viewer, andando qui dove c'è il simbolo della camera e quindi dove c'è Camera Tools, un altro aspetto importante è l'angolo vista. L'angolo vista ci permette proprio di avere una maggiore centratura relativamente alla nostra camera, quindi riusciamo naturalmente ad avere delle inquadrature migliori. Anche qui il discorso dell'angolo vista va valutato con attenzione, perché in alcuni casi è sicuramente utile quando vogliamo mettere in evidenza il nostro avatar, ma in altri casi ci crea una distorsione complessiva dell'immagine e cambia radicalmente la prospettiva. Quello che noi normalmente vediamo con Ctrl 0 non è niente altro che se non il nostro angolo vista. Vedete? Se io faccio CTRL 0 si cambia proprio la posizione, se io faccio CTRL 9 ritorna, quindi l'angolo vista è semplicemente la combinazione di tasti CTRL 0. Poi per quanto riguarda la camera in FileStorm Viewer, una cosa molto importante che sicuramente sappiamo tutti è che quando troviamo un'inquadratura che ci interessa, che ci piace e non vogliamo correre il rischio di perderla, dobbiamo salvarla andando qui su questo occhio con una freccia in basso. In questo modo salvo, diciamo, la mia posizione della camera. Se voglio andare a ripristinare la mia camera, per esempio io per errore clicco sul mouse, muovo il mouse e sposto la mia camera, non devo fare altro che se non, ecco qua, ricaricarla andando sul simbolo simmetrico. Infatti se ci passiamo sopra, qui mi dice salva vista attuale e qua mi dice carica vista salvata. Quindi questa è un'impostazione interessante. In Black Dragon Viewer la situazione è un po' diversa e la vediamo tra un momento. Ed eccoci qui all'interno della nostra stessa scena, ma questa volta con Black Dragon Viewer. Come possiamo notare è molto più luminosa la scena rispetto a Firestorm, ma questo è un aspetto che tratteremo quando parleremo appunto delle luci. La differenza tra Firestorm e Black Dragon è piuttosto evidente e quindi i settaggi che abbiamo, diciamo, scelto per le nostre luci in Firestorm potrebbero dover essere nuovamente sistemati una volta che entriamo in Black Dragon Viewer. Concentriamoci ora invece sulla videocamera. Allora, per quanto riguarda Black Dragon abbiamo moltissime possibilità di personalizzazione della nostra videocamera, questo non soltanto per quanto riguarda la fotografia, ma anche per quanto riguarda i video e per quanto riguarda anche la nostra esperienza quotidiana.
Se noi andiamo qui, diciamo in Camera Controls, questi due valori Walk e Camera Controls si possono trovare in Io, View, e selezionando Movement Controls e Camera Controls possiamo far vedere appunto questi due pannelli. Concentriamoci non tanto sul movimento ma sul Camera Controls. Noi abbiamo innanzitutto un'opzione molto importante in Black Dragon che manca purtroppo a Filestorm, o meglio, in Filestorm è possibile soltanto utilizzando un mouse 3D. La possibilità di ruotare la nostra camera in modo tale da creare delle inquadrature più, diciamo, interessanti, soprattutto se siamo dei fashion blog. Combinata, diciamo, questa rotazione dell'avatar con il comando CTRL 0, abbiamo un'inquadratura dell'avatar sicuramente molto interessante se vogliamo mettere in evidenza un abito o comunque l'avatar in modo particolare. Quindi questo è un movimento della camera che rappresenta proprio una caratteristica tipica di Black Dragon. Un altro aspetto su cui vorrei puntare l'attenzione è che Black Dragon, andando qui, dove c'è appunto la videocamera, ci permette di scegliere la posizione dove vogliamo la nostra videocamera in uno qualunque di questi punti indicati. Per esempio, se io metto la videocamera qui, quando cammino la mia videocamera è allocata nel punto dove io ho indicato. Se io la cambio per esempio e la metto qui, ecco che la videocamera si sposta. Quindi io posso cambiare la posizione della mia videocamera in, ecco qua la cambio nuovamente, la posso cambiare in Black Dragon in uno qualunque di questi punti, ottenendo naturalmente degli effetti anche decisamente molto diversi. Questo magari non è forse utilissimo per la fotografia, però potrebbe esserlo per i video, e comunque è giusto sapere che anche è possibile modificare la posizione della nostra camera andando qui. Ritornando in questo primo valore, cambieremo radicalmente la nostra posizione. Qui naturalmente abbiamo la possibilità di andare in mouse look, come sappiamo, però possiamo andare in mouse look anche cliccando il tasto M della tastiera e ricliccando usciamo e torniamo nella modalità object, nella tradizionale modalità object. Ok, quindi questo per quanto riguarda la videocamera, in particolare Black Dragon, fermo restando che tutti i precedenti comandi CTRL 0, CTRL 8, CTRL 9 sono validi ovviamente anche in Black Dragon, e fermo restando che, come sappiamo, il pannello che interessa a qualunque fotografo a qualunque persona si occupi di fotografia usando Black Dragon è il pulsante F1, dove possiamo controllare moltissime cose, come sappiamo, e dove ritroviamo il famoso camera angle che abbiamo visto prima in Filestorm e che sappiamo essere, bene o male, semplicemente una riproduzione del CTRL 0, ok? Infatti se io faccio CTRL 0, vedete si muove il camera angle esattamente come si muoveva prima in Filestorm. Se poi faccio CTRL 8 ritorno indietro, CTRL 9 ritorno alla posizione di partenza. Ecco, questo era quanto volevo aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto prima su Filestorm. Quindi per il momento, per quanto riguarda la camera è tutto. Nel prossimo video tratteremo invece delle luci e delle impostazioni di Winlight in modo particolare. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video.